Buongiorno a tutti e ben ritrovati qua su Radio Rossonera. È lunedì 12 febbraio del 2024. Buona giornata, buona settimana, la settimana che ci riporterà in Europa, quindi sempre cosa buona e giusta tornare a giocare in Europa. Una settimana che si apre con una vittoria del Milan, il Milan che vince contro il Napoli 1-0. Grazie a tutti quelli che insomma hanno capito un pochino lo spirito dello scorso editoriale, grazie davvero. Magari avete visto anche che ho risposto a un bel po' di voi, almeno quantomeno un po'. Dai, lo prendo come una sorta di impegno fisso, magari mi metto il lunedì sera a rispondere a un po' di messaggi, quindi se volete scriverli qua sotto sono assolutamente ben accetti nei commenti e facciamo due chiacchiere poi lunedì sera, a un giorno dalla pubblicazione. Non vi chiedo like perché sono andati molto bene e quindi non ve li chiedo neanche stavolta, ma dai, scherzo a parte. Iniziamo subito anche perché è l'1 meno 10 e quindi perdonatemi, ma non vorrei fare tardi per non fare strafalcioni. Per non dire strafalcioni, ecco, ad esempio. CVD, ovvero come volevasi dimostrare, un altro Milan è possibile, perché nella partita col Napoli un po' ci ha raccontato di un Milan diverso e quindi si può fare, si può fare. Obiettivo nuovo allenatore, qua andiamo un pochino nel prossimo futuro. Punte a capo invece sarà molto più sul presente, su qualche giocatore, allenatore, eccetera. Ed è il terzo punto. L'ultimo punto prende un pochino spunto da quello che abbiamo visto ieri sera, o meglio stasera, visto che lo sto registrando adesso. Teo Hernandez ha fatto una partita mostruosa e su questo parleremo nell'ultimo punto. Allora, come detto, grazie per aver capito un po' lo spirito dell'ultimo editoriale, perché ci tenevo parecchio, no, a voler far passare quel discorso sulla patente di tifo, anche perché realmente vorremmo essere una piazza un po' diversa. E non vorrei vedere onestamente anche tanti messaggi che vedo nel post partita quando si vince la caccia a chi aveva detto male al giocatore o all'allenatore, e invece quando si perde la caccia a chi aveva protetto l'allenatore o quel giocatore. Ragazzi, cioè, ognuno la vede al proprio modo, è bello anche per questo, se no altrimenti non ci sarebbero milioni di tifosi. Dai, proviamo a creare proprio noi stessi questo posto un pochino diverso, quindi di raccontarcelo un po' diverso, dai. E a proposito di questo, la partita di ieri ha raccontato un Milan diverso, in parte, o meglio, l'avevamo già visto in altre circostanze, un Milan che può e sa difendersi. Tra l'altro, apro e chiudo parentesi. In settimana avevamo fatto vedere i dati del possesso palla riferiti alle vittorie, cioè più il possesso palla si alzava del Milan, più era costretto a fare la partita, più era costretto a sbilanciarsi prendendo la metà campo avversaria con tanti uomini, meno vittorie aveva. Viceversa, con un possesso palla inferiore, con ripartenze a campo aperto, con la possibilità di ripartire con l'avversario scoperto, quindi con meno controllo della palla, il Milan vinceva di più. Sarà un caso, ma anche ieri è successo esattamente questo, forse perché le caratteristiche di questa squadra un pochino portano a essere con poco possesso, con poco dominio magari della palla, ma che non vuol dire non avere il dominio della partita, cioè sapersi ben difendere. E anche questo è una sorta di dominio della partita, cioè impone all'avversario una certa sterilità e impone all'avversario di avere anche una certa paura, nel qual caso tu riconquisti palla e vai a ripartire. Non per forza, se non ce l'hai, devi fare un possesso palla mostruoso, non per forza puoi difendere a 40 metri dalla porta se non hai quei difensori bravi a scappare all'indietro, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi a me è piaciuto il Milan di ieri, non a 360 gradi, cioè non mi ha finito di piacere perché comunque qualcosa sul campo l'abbiamo lasciata. Ma hai vinto e quindi alla fine hai fatto di più in bene rispetto che in male, assolutamente. Però ha dimostrato che qualcosa di diverso si può fare ogni tanto, un pochino più di sofferenza, un pochino più di baricentro basso, un pochino più di spazi chiusi e
così vado subito all'altro punto perché non volevo oggi farlo lunghissimo l'editoriale. La mia preghiera è quello di vederlo esattamente così anche giovedì, perché affrontiamo una squadra che in ripartenza è molto pericolosa, se trova spazi è molto pericolosa. E quindi un pochino più di pragmatismo anche giovedì, male non sarà. Quindi anche un pochino più di accortezza, come abbiamo dimostrato con il Napoli, lasciando qualcosa sul campo, perché magari la coperta diventa un pochino più corta davanti, ve l'abbiamo detto in qualche altra circostanza, il Milan di quest'anno un po' di coperta corta ce l'ha, infatti il primo tempo del Milan un pochino più guardingo ha prodotto praticamente un tiro in porta, cioè quello di Teo del gol, e però ha rischiato solo una volta con Simeone. Dobbiamo un po' allungare sta coperta. Vado subito a oltre. Obiettivo nuovo allenatore, perché non so come sintetizzarla. Il Milan ehm, non è più quello di qualche anno fa. E lo ripeterò magari nell'ultimo punto in maniera un pochino più approfondita. Resto sul nuovo allenatore, nel caso ci sarà il nuovo allenatore, insomma. Io mi auguro di sì, ma non perché, come sempre detto, il mister sia improvvisamente imbrocchito, ma semplicemente perché, come tutti gli allenatori, finisce un ciclo. E anche quest'anno abbiamo lasciato giù qualcosa per questo motivo, ma tant'è. La mia speranza per il prossimo allenatore è che si pensi alla vittoria di qualcosa per avere un nuovo allenatore. Poi deve essere bravo coi giovani, sì, deve aprire un ciclo, sì, non deve avere grossi costi, deve essere un allenatore bravo a saper stare in un gruppo di lavoro, ad avere delle valide alternative al mercato, cioè se per caso non arriva un giocatore che non si impunta, urla, sbraita, eccetera, un certo stile, eccetera, 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 ma che faccia vincere. Deve essere anche un allenatore che ci abbassa il rischio di non vittoria, che abbassa la possibilità di andare incontro a una stagione di mezzo. Io non faccio nomi, non ne voglio fare, non è forse nemmeno il momento giusto per fare un nome. Però più che magari negli ultimi 6 o 7 anni, un bel punto fisso sul prossimo allenatore deve essere: ha una grossa possibilità di portare questa squadra a vincere, non a progredire, a crescere, a migliorare, a far rendere i giocatori, eccetera, eccetera. Deve portare questa squadra a vincere, perché il Milan deve tornare a avere in testa che parte all'inizio della stagione con un chiodo fisso, che è vincere, vincere, vincere. Poi, se va male, arriva secondo, terzo, quarto e arriva in Champions League. Ma ormai facciamo, direi tutti, uno scalino e iniziamo a pensare che il Milan deve tornare a partire all'inizio dell'anno e vincere. Io mi ricordo, perché insomma non ero così piccolo, il Milan di Ancelotti andava a Siena, metti, pareggiava a 1-1 e avevamo dentro tra la rabbia, il magone, la sofferenza, eccetera, per un semplice pareggio a Siena. A caso, l'ho buttata lì a caso, o a Livorno, mi viene in mente le cose che ogni tanto accadevano. Ecco, deve tornarci un po' che non va bene fare una stagione che a novembre sei terzo, a dicembre sei terzo, a gennaio sei terzo e non hai più possibilità di vincere. Ecco, deve tornarci un po' di fuego. Punte a capo. Prima parto da 2 giocatori, poi vado al resto. Punte a capo per Matteo Gabbia, che è andato realmente punte a capo. Cioè è partito con un determinato, diciamo così, etichetta sulla schiena, cioè di giocatore che poteva essere tranquillamente mandato via senza alcun tipo di rimpianto. Non sto dicendo che sia diventato un campione epocale, assolutamente no. Però sta dimostrando di saperci stare in una rosa ancor più che in passato, dove qualcosina ha lasciato sul campo, tra proprio qualche tipo anche di movimento
difensivo, come si girava quando andavi in 1 contro 1, anche capacità di restare attaccato alla partita per 90 minuti. E invece ha fatto il gradino, ha fatto il salto, quindi bisogna rendergliene merito. Ha fatto veramente qualcosa di importante questo ragazzo. Poi forse non avrà mai le capacità per essere titolare in un Milan vincente, che vuole vincere, perché questo deve fare il Milan, ma deve essere un buon giocatore per ripartire anche l'anno prossimo, perché comunque credo che in una rosa anche di un Milan vincente, un Matteo così ci stia. Poi insomma, i titolari probabilmente sono meglio, però come terza, quarta, quinta scelta, insomma, ben venga. Poi dipenderà anche da lui se vorrà restare qui a fare questo tipo di carriera. Idem vale per Yassin Adli, che mi sembra abbia fatto anche lui uno scalino, cioè è diventato più consapevole anche durante la partita, meno attaccato alla giocata, meno fermo a quello che può essere il passaggio giusto o sbagliato. Quindi devo dare merito a questi due ragazzi di aver fatto il salto, e che non è sempre semplice. Come detto anche per Matteo, Yassin, anche lui non sarà il campione che ci farà magari svoltare, ma in una rosa anche di un Milan vincente, che deve tornare a vincere, ci può stare. Quindi onore e merito a lui. E a proposito di questo, punti a capo per quanto riguarda il mister. Non è che devo ritrattare assolutamente, io quello che ho detto lo penso ancora e continuo a pensarlo. C'è un buon modo per andare punto a capo e chiudere in maniera buona, forse addirittura ottima, la stagione, che fino adesso non è stata né buona né ottima, è stata sufficiente, tendente al poco, meno di sufficiente. Fare un'Europa League. Bisogna mettersi in testa che bisogna avere ambizione, bisogna avere ambizione sia nel presente che nel futuro. Il Milan deve tornare a essere ambizioso, mannaggia. Bisogna tornare a pensare che il giovedì si entra in campo per andarsi a prendere la coppa a maggio e non partecipare. Così come sarà per il prossimo futuro. Il Milan deve tornare a essere molto ambizioso, molto. Chiudo con giocatori forti, Milan forte, giocatori deboli, Milan deboli. Milan debole, scusate. Più o meno vado nella stessa direzione, cioè non è più il Milan di 6 o 7 anni fa, non deve esserlo e non lo dovrà essere nel prossimo futuro. Il Milan ha 3, 4, forse 5 giocatori sopra la media in maniera clamorosa, sicuramente ne ha 3 in maniera clamorosa sopra, 4 se conto Olivier Giroud, che però insomma ha un presente e un futuro però un po' più corto rispetto agli altri, e da lì il Milan deve ripartire. Non può rimettersi in moto l'idea del ma sì, ne facciamo a meno, perché lo stiamo vedendo anche in questi ultimi 2 mesi. Si è riacceso Teo, il Milan ha fatto così a così. Quando si accende Leao in partita, il Milan cambia da così a così. E quando è stato il momento di tenerlo a galla con le parate, c'è stato bisogno di Mike. Bisogna fare un salto, tutti quanti. Idem per quanto riguarda se vuoi tenere questi giocatori. L'abbiamo già fatto in parte con Rafa, dobbiamo farlo sia con Mike che con Teo. Ma al di là dell'aspetto economico, bisogna anche garantirgli una certa dose di ambizione. Sono giocatori tutti ambiziosi, tra l'altro nazionali francesi, quindi abituati anche a giocare in nazionale con una certa ambizione. Bisogna tornare ad avere anche un Milan a 360 gradi ambizioso e che possa farli sentire anche loro ambiziosi. La mia speranza è che si possa ripartire da qui, che si cancelli qualsiasi tipo di retropensiero sulla vendita di questi giocatori, perché se il Milan è forte e ha vinto le partite nell'ultimo momento, nell'ultimo periodo, è perché i giocatori forti sono tornati a far sentire il loro peso.
non c'è squadra che vince senza avere giocatori forti. Vince magari il collettivo? Assolutamente sì. Può vincere anche un torneo il collettivo? Assolutamente sì. Fare una stagione intera, 2 stagioni, 3 stagioni senza giocatori forti non si può. Il Milan deve tornare a ripensarsi un pochino in maniera diversa, fare uno scalino diverso. Se vuoi fare player trading, che a volte è necessario, ma ci sono nel caso giocatori di medio peso, medio-alto peso che te lo possono permettere. Ora è il momento di, nel caso, ricostruire parte della squadra intorno a quelli che sono realmente i giocatori indispensabili. E ce ne sono 3 o 4, forse 5 in questa squadra e da lì bisogna ripartire, perché ce l'hanno dimostrato ancora una volta che con loro si vince. Con Teo si vince, con Rafa si vince, con Maignan si vince. Al di là del fatto che ogni tanto possono fare errori, eccetera, ma sono giocatori sul quale si può costruire e si deve costruire, anche perché sono arrivati alla maturazione perfetta. Darli via adesso sarebbe veramente delittuoso, sarebbe una sorta di ricominciare da capo per ricostruirsi in casa dei giocatori che poi arrivano a 26-27 anni nel pieno della maturità e che poi a quel punto performano al 100%. Usiamoli, cioè ce li siamo costruiti quasi in casa alcuni di questi, usiamoli. Ecco, questo è l'invito. Non lasciamoli usare da qualcun altro. Sono arrivato in chiusura di questo editoriale. Buona settimana a tutti. Ci ritroviamo dalle prossime appuntamenti del canale, dalle 10 in poi per tutto il resto del lunedì. Mercoledì vi ricordo che saremo a Milanello come al solito per gli allenamenti, e poi giovedì il ritorno dell'Europa League. Buona settimana, buon lunedì a tutti e a tra poco.